Lezione 1. Innovazioni sanitarie. E Anna, hai sentito parlare delle nuove iniziative per apportare innovazione al sistema sanitario? Sì, ce l'ho. Ha lo scopo di rendere l'assistenza sanitaria più accessibile ed efficiente. Quali modifiche specifiche stanno proponendo? Si stanno concentrando sulla telemedicina, che consente ai pazienti di consultare i medici online. È abbastanza conveniente. Hai mai usato la telemedicina? L'ho fatto. È stato davvero utile durante la pandemia. Ha fatto risparmiare tempo e semplificato gli appuntamenti. Pensi che continuerà a crescere? Sicuramente, sempre più persone ne riconoscono i vantaggi. Quali altre innovazioni pensi possano migliorare l'assistenza sanitaria? Penso che l'integrazione dell'intelligenza artificiale potrebbe migliorare i piani di diagnosi e trattamento. È affascinante come la tecnologia possa aiutare. Sono d'accordo. L'intelligenza artificiale può analizzare rapidamente i dati e identificare i modelli. Hai letto di applicazioni di intelligenza artificiale di successo nel settore sanitario? Sì, ho letto che l'intelligenza artificiale viene utilizzata per prevedere le malattie prima che compaiano i sintomi. È impressionante. Qual è la tua opinione sulla tecnologia sanitaria indossabile? I dispositivi indossabili sono ottimi per monitorare la salute. Possono monitorare la forma fisica e i segni vitali in tempo reale. Usi qualche fitness tracker? Lo faccio. Mi aiuta a rimanere motivato a raggiungere i miei obiettivi di fitness. Pensi che questi dispositivi possano cambiare le nostre abitudini di salute? Assolutamente. Incoraggiano le persone a essere più attive e consapevoli della propria salute. Quali funzionalità trovi più utili nel tuo tracker? Adoro il cardiofrequenzimetro. Mi dà un'idea dell'intensità del mio allenamento. Che mi dici di te? Trovo molto utile la funzione di monitoraggio del sonno. Mi mostra quanto bene riposo e mi aiuta a migliorare le mie abitudini di sonno. Interessante. Un buon sonno è fondamentale per la salute generale. Hai notato dei cambiamenti da quando hai iniziato a usarlo? Sì, sono diventato più consapevole dei miei schemi di sonno e cerco di dare priorità al riposo. Quali abitudini salutari hai adottato di recente? Ho iniziato a cucinare di più a casa. È più salutare e mi permette di sperimentare nuove ricette. Ti piace cucinare? Lo faccio. È un ottimo modo per esplorare diverse cucine. Qual è il tuo piatto preferito da preparare? Adoro fare le fritture. È veloce, salutare e versatile. Qual è la tua ricetta preferita? Mi piace fare la pizza fatta in casa. È divertente personalizzarlo con diversi condimenti. Lezione 2. Riutilizzare le idee. E Anna, invece di comprare nuovi mobili, ne ho riutilizzati alcuni vecchi. È un'idea intelligente. Cosa hai riutilizzato? Ho trasformato una vecchia libreria in un elegante carrello da bar. Sembra fantastico. Hai mai riutilizzato qualcosa? Sì, ho trasformato una vecchia scala in una libreria. Aggiunge un tocco rustico alla mia stanza. Cosa ti ha spinto a riutilizzare? Volevo risparmiare denaro e ridurre gli sprechi. Inoltre, è divertente essere creativi. Ti piacciono i progetti fai da te? Li adoro. È soddisfacente creare qualcosa di unico.
Qual è il tuo progetto fai da te preferito che hai completato? Ho realizzato un tavolino da caffè in legno di recupero. È robusto e ha carattere. Che ne dici della tua libreria a forma di scala? È il mio preferito. L'ho dipinto con un colore brillante e si distingue davvero. Preferisci la pittura o la lavorazione del legno? Mi piace lavorare il legno. C'è qualcosa di gratificante nel dare forma ai materiali. Hai un mestiere preferito? Adoro dipingere. È un ottimo modo per esprimere le emozioni. Hai mai dipinto mobili? Sì, ho dipinto una sedia con uno schema divertente. Aggiunge un tocco di colore al mio spazio. Che mi dici di te? Ho dipinto una vecchia cassettiera. È passato da noioso a vivace. Hai qualche consiglio per dipingere i mobili? Inizia con una vernice di buona qualità e assicurati di levigare prima la superficie. Aiuta la vernice ad aderire meglio. Qual è il tuo colore preferito da usare? Adoro usare il verde acqua. È così rinfrescante e calmante. Hai un colore preferito per i tuoi progetti? Tendo a scegliere i toni della terra. Creano un'atmosfera calda. Hai mai realizzato progetti di upcycling? Sì, ho trasformato i barattoli di vetro in vasi decorativi. Aggiungono fascino alla mia casa. Qual è l'oggetto più insolito che hai riutilizzato? Una volta ho fatto una cuccia per cani con una vecchia valigia. Si è rivelato accogliente ed elegante. Hai dei piani per il tuo prossimo progetto? Voglio creare una panca da giardino con i pallet. Sarà perfetto per il mio spazio all'aperto. Qual è il prossimo passo nella tua lista del fai da te? Sto pensando di realizzare una cornice personalizzata. Sarà una bella aggiunta alla mia parete. Lezione 3. Delizie culinarie. E Anna, sono appena tornato da un bel ristorante. Ho chiesto al cameriere quali fossero le specialità di oggi. Oh, sembra eccitante. Cosa ha consigliato lo chef? Mi ha consigliato la pasta ai frutti di mare. Sembrava delizioso. Sei un fan dei frutti di mare? Assolutamente. Adoro i gamberetti e le capesante. Aggiungono un ottimo sapore alla pasta. Hai provato a fare la pasta ai frutti di mare in casa? L'ho fatto. Non è troppo difficile e ha un sapore fresco. Quali ingredienti pensi siano essenziali per una buona pasta ai frutti di mare? Erbe fresche come prezzemolo e basilico esaltano davvero il piatto. E una buona salsa all'aglio lo rende ancora più buono. Con cosa ti piace abbinarlo? Di solito lo servo con un contorno di insalata e pane all'aglio. Completa perfettamente il pasto. Hai un contorno preferito? Mi piace una leggera insalata César con pasta ai frutti di mare. La croccantezza dei crostini è un bel contrasto. Hai mai provato un tipo diverso di pasta? Sì, recentemente ho provato le fettuccine con salsa alla panna. È stato ricco e soddisfacente. Qual è il tuo formato di pasta preferito? Adoro le farfalle. La sua forma è divertente e trattiene bene le salse. Pensi che la forma della pasta influenzi il piatto? Sicuramente.
Forme diverse possono cambiare la consistenza e il modo in cui la salsa si attacca ad essa. Qual è la tua salsa preferita per la pasta? Di solito preparo una semplice marinara, ma mi piace anche sperimentare con il pesto. Aggiunge un gusto fresco. Hai provato a preparare le tue salse? Sì, una volta ho preparato una salsa di pomodoro fatta in casa. Era molto più gustoso di quello acquistato in negozio. Qual è la tua cucina preferita da cucinare? Adoro la cucina italiana. I sapori sono vivaci e confortanti. E tu? Mi piace cucinare piatti mediterranei. Sono salutari e spesso contengono ingredienti freschi. Provi spesso nuove ricette? Lo faccio. Adoro scoprire nuovi sapori. È una sfida divertente ricreare i piatti del ristorante a casa. Hai mai seguito un corso di cucina? Non ancora, ma mi piacerebbe. Imparare da uno chef sarebbe fantastico. Saresti interessato a partecipare a un corso? Assolutamente. Sarebbe un ottimo modo per migliorare le nostre capacità e divertirci. Che tipo di corso vorresti seguire? Vorrei provare un corso di cucina a base di pesce. Sarebbe interessante imparare nuove tecniche. Lezione 4. Esplorazioni artistiche. E Anna, sei stata nella nuova galleria d'arte del centro. No, non l'ho fatto. Ne ho sentito parlare molto bene. Cosa puoi dirmi a riguardo? Beh, se ti piacciono le sculture, c'è una galleria in centro che ne ospita di incredibili. Hanno una varietà di stili. Sembra intrigante. Adoro le sculture. Sono presenti artisti famosi. Sì, hanno alcuni pezzi di artisti locali e di alcuni noti scultori. È un bel mix. Che tipo di sculture ti piacciono di più? Mi piacciono molto le sculture astratte. Spesso mi fanno pensare e sentire in modo diverso. Tu che ne di? Preferisco le sculture realistiche. C'è qualcosa di affascinante nel catturare dettagli realistici. Hai mai provato a scolpire te stesso? Una volta ho seguito un corso di ceramica ed è stato molto divertente. È stato impegnativo ma gratificante. Hai mai creato qualcosa? Ho provato a modellare l'argilla al liceo. È stato disordinato ma divertente. Vuoi seguire un altro corso d'arte? Sicuramente. Sto pensando di provare un laboratorio di scultura. Sarebbe bello imparare nuove tecniche. Che mi dici di te? Mi piacerebbe seguire un corso di pittura. È una forma di espressione diversa. Quale mezzo preferisci per la tua arte? Mi piace lavorare con l'argilla perché è tattile e flessibile. Permette la creatività. Hai uno stile di pittura preferito? Sono attratta dall'impressionismo. I colori e le pennellate creano un tale impatto emotivo. Cosa ne pensi dell'arte moderna? L'arte moderna può essere davvero stimolante. Alcuni pezzi mi fanno dubitare di cosa sia veramente l'arte. Hai visto qualche opera d'arte moderna che ti ha sorpreso? Sì, una volta ho visto una gigantesca installazione fatta di materiali riciclati. Era allo stesso tempo bello e significativo. Qual è la tua opera d'arte preferita?
Adoro Il pensatore di Rodin. Cattura meravigliosamente la contemplazione profonda. Hai un artista preferito? Ammiro Van Gogh per il suo stile unico e la sua profondità emotiva. Il suo uso del colore è incredibile. Cosa pensi che renda importante l'arte? L'arte riflette cultura ed emozioni. Mette in contatto persone di diversa provenienza. Pensi che tutti dovrebbero provare a creare arte? Sì, è un ottimo modo per esprimersi e può essere terapeutico. Cosa impedisce a più persone di provarlo? Lezione 5. Pioggia rilassante. E Anna, stavo ascoltando la pioggia stamattina. Può essere piuttosto rilassante, non credi? Sicuramente. Il rumore della pioggia è perfetto per rilassarsi. Mi fa sentire a mio agio e tranquillo. Ti piacciono i giorni di pioggia? Lo faccio. Sono ottimi per stare in casa e leggere un buon libro. Qual è la tua attività preferita in una giornata piovosa? Adoro guardare film. C'è qualcosa di speciale nel rannicchiarsi con una coperta e una bevanda calda. Qual è il tuo genere cinematografico preferito? Mi piacciono i thriller. Mi tengono con il bordo del sedile. Tu che ne dici? Preferisco le commedie. Mi rallegrano sempre l'umore. Hai visto qualche bel thriller ultimamente? Sì, ne ho visto uno la settimana scorsa che ha avuto una svolta inaspettata. È stato elettrizzante. Ti piace guardare film da solo o con gli amici? Mi piacciono entrambi. Guardare con gli amici lo rende più divertente, ma a volte mi piace la tranquillità di guardare da solo. Che ne dici di te? Anche a me piace guardare con gli amici. È divertente parlare del film dopo. Ti capita mai di guardare serie senza sosta durante i giorni di pioggia? Assolutamente. Di recente ho guardato senza sosta una nuova serie su un detective. È stato così coinvolgente. Hai abbuffato qualcosa di recente? Ho iniziato una serie di fantascienza davvero accattivante. La trama è così fantasiosa. Cosa pensi che renda una serie degna di essere vista? Un buon sviluppo del personaggio e una trama avvincente sono fondamentali. Adoro anche quando ci sono colpi di scena inaspettati. Che mi dici di te? Sono d'accordo. Mi piacciono le serie che mi fanno indovinare. È emozionante quando non puoi prevedere cosa succederà dopo. Sì, ti fa venire voglia di continuare a guardare. Pensi che la pioggia influenzi il modo in cui sentiamo i film? Penso di sì. I giorni di pioggia creano un'atmosfera perfetta per godersi i film. Si aggiunge all'esperienza. Che ne pensi di guardare i documentari? Mi piacciono. Sono istruttivi e spesso stimolanti. Hai un documentario preferito? Ne ho amato uno sulla natura. La fotografia era mozzafiato. Quale argomento preferisci nei documentari? Sono affascinato dalla storia. Conoscere il passato può davvero aprire gli occhi. Hai mai visto un documentario che ha cambiato la tua prospettiva? Sì, una sul cambiamento climatico mi ha fatto davvero pensare al nostro impatto sul pianeta. Mi ha aperto gli occhi. Cosa pensi che possiamo fare per aiutarti? Lezione 6. Meraviglie del mondo.
E Anna, ho appena visto un documentario sulle meraviglie naturali ed è stato mozzafiato. Sembra incredibile. Cosa ne hai imparato? Assolutamente. È un promemoria di quanto sia veramente bello e vasto il mondo. Presentavano luoghi come il Grand Canyon e la Grande Barriera Corallina. Wow, ho sempre voluto vedere il Grand Canyon. I panorami devono essere incredibili. Ci sei mai stato? Non ancora, ma è nella mia lista dei desideri. Ho sentito che lì i tramonti sono stupendi. Qual è una destinazione nella tua lista? Mi piacerebbe visitare l'aurora boreale in Islanda. I colori del cielo sembrano magici. Hai visto qualche fenomeno naturale? Una volta ho visto una pioggia di meteoriti mentre ero in campeggio. È stato affascinante. Ti piace campeggiare nella natura? Sì, lo so. Stare all'aperto è rinfrescante. Adoro stare seduto accanto al fuoco e osservare le stelle. Qual è il tuo ricordo preferito in campeggio? Ricordo di aver fatto un'escursione verso una cascata nascosta. Sembrava una vera avventura. Hai scoperto gemme nascoste durante il viaggio? Sì, ho trovato una spiaggia isolata perfetta per nuotare. Era come un paradiso. Come organizzi di solito i tuoi viaggi? Mi piace fare ricerche online e creare un itinerario flessibile. Permette la spontaneità. Qual è il tuo stile di pianificazione? Preferisco avere un mix di attività programmate e tempo libero. Mantiene le cose eccitanti. Pensi che sia importante conoscere la cultura locale quando si viaggia? Assolutamente. Provare il cibo locale e partecipare alle tradizioni rende il viaggio più autentico. Qual è il piatto locale più memorabile che hai provato? Una volta ho provato la paella in Spagna. Era delizioso e pieno di sapori. Che mi dici di te? Ho mangiato cibo di strada in Thailandia che era incredibile. Le spezie erano indimenticabili. Pensi che il cibo sia una parte importante dell'esperienza in un posto nuovo? Sì, sicuramente. Ti dice così tanto sulla cultura. Hai mai seguito un corso di cucina mentre sei in viaggio? Non ancora, ma mi piacerebbe. Imparare a cucinare un piatto locale sarebbe un'esperienza fantastica. Ti iscriveresti a un corso? Di sicuro. Sarebbe divertente imparare e assaggiare i risultati insieme. Quale piatto vorresti imparare? Mi piacerebbe imparare a fare l'autentica pasta italiana. Mi affascina. Che mi dici di te? Lezione 7. Ricerca coinquilini. E Anna, ero sulla linea dell'autobus per la Brock University e ho sentito qualcuno cercare una coinquilina tranquilla. Davvero? Può essere piuttosto impegnativo. Cosa pensi sia un buon coinquilino? Penso che la comunicazione sia fondamentale. Essere in grado di discutere apertamente le questioni è importante. Cosa cerchi in un coinquilino? Preferisco qualcuno che sia ordinato e rispetti gli spazi condivisi. Aiuta a creare un ambiente di vita confortevole. Hai mai avuto un coinquilino? Sì, ho condiviso un appartamento al college. Nel complesso è stata un'ottima esperienza. Che mi dici di te? Avevo un coinquilino l'anno scorso e andavamo d'accordo.
Ci è piaciuto cucinare insieme. Pensi che vivere con qualcuno possa rafforzare le amicizie? Sicuramente, la convivenza può portare a esperienze e ricordi condivisi. Qual è il tuo ricordo preferito con un coinquilino? Avevamo serate di cinema ogni venerdì. È stato un modo divertente per rilassarsi dopo una settimana intensa. Hai qualche tradizione con i tuoi coinquilini del passato? Una volta facevamo serate di gioco. Era un ottimo modo per creare legami e divertirsi. Quanto pensi sia importante la compatibilità nella scelta di un coinquilino? Molto importante. Stili di vita simili possono prevenire i conflitti. Quali domande faresti a un potenziale coinquilino? Vorrei chiedere informazioni sulla loro routine quotidiana e su come gestiscono le faccende domestiche. È bello conoscere le reciproche abitudini. Che mi dici di te? Vorrei chiedere della loro vita sociale. È bello sapere se sono più riservati o estroversi. Hai mai avuto conflitti con un coinquilino? Sì, una volta non eravamo d'accordo sui livelli di rumore. È stato risolto dopo una discussione tranquilla. Come gestisci di solito i conflitti? Preferisco affrontare i problemi direttamente, ma con rispetto. È meglio parlare delle cose prima che si aggravino. Pensa che vivere da soli abbia i suoi vantaggi? Assolutamente. Ti dà più libertà e privacy, ma a volte può sentirsi soli. Cosa preferisci? Mi piace avere il mio spazio, ma anche vivere con qualcuno può essere divertente. Dipende davvero dalla situazione. Qual è la tua sistemazione abitativa ideale? Penso che vorrei un equilibrio, magari un piccolo appartamento con un coinquilino per la compagnia, ma abbastanza privacy. E tu? Lezione 8. Aspirazioni future. E Anna, stavo pensando ai miei obiettivi di carriera e a come potrebbero cambiare. Interessante. Cosa stai considerando per il futuro? Forse in futuro mi piacerebbe avviare un'attività in proprio. Sembra eccitante ma impegnativo. Che mi dici di te? Sto pensando di approfondire la mia istruzione. Penso che un master aprirebbe nuove opportunità. Pensi che l'istruzione sia importante per il successo? Assolutamente. Fornisce conoscenze e competenze preziose. Ma credo anche che l'esperienza sia fondamentale. Come pensi di acquisire più esperienza? Sto cercando tirocini nel mio campo. Possono fornire competenze pratiche e aiutarmi a fare rete. Hai mai fatto un tirocinio? Sì, ho fatto un tirocinio in un'azienda tecnologica l'estate scorsa. È stata un'esperienza che mi ha aperto gli occhi. Cosa speri di imparare dai tuoi tirocini? Spero di acquisire esperienza pratica e imparare ad applicare i miei studi in situazioni reali. Quali competenze ritieni siano essenziali nel tuo campo? L'adattabilità e la risoluzione dei problemi sono fondamentali. Il settore tecnologico cambia rapidamente. Quali competenze vuoi sviluppare? Voglio migliorare le mie capacità comunicative. Sono importanti per il lavoro di squadra e le presentazioni. Ti piace lavorare in team? Lo faccio. Collaborare con altri spesso porta a idee migliori. Qual è la parte che preferisci del lavoro in team? Adoro le sessioni di brainstorming. È
È emozionante ascoltare diversi punti di vista. Pensi che il lavoro di squadra possa essere difficile a volte? Sicuramente, idee contrastanti possono portare a tensioni, ma penso che affrontare i problemi apertamente aiuti. Come si gestiscono i disaccordi in un gruppo? Cerco di ascoltare attivamente e trovare un terreno comune. È importante rispettare le opinioni di tutti. Hai qualche consiglio per un lavoro di squadra efficace? Una comunicazione chiara è fondamentale. Stabilire obiettivi e ruoli aiuta tutti a rimanere sulla stessa pagina. Cosa ne pensi della leadership nei team? Una buona leadership può ispirare e motivare il gruppo. Mi piacerebbe sviluppare le mie capacità di leadership in futuro. Ti vedi in un ruolo di leadership un giorno? Forse, penso che sarebbe gratificante guidare una squadra verso il successo. Tuttavia, capisco perfettamente le sfide che ne derivano. Assolutamente. Ma con esperienza e dedizione è sicuramente realizzabile. Buona fortuna con i tuoi piani aziendali. Grazie, Anna, e buona fortuna con i tuoi obiettivi educativi. Lezione 9. Fashion Finds. Ehi Anna, sono andato a fare shopping di recente e ho trovato dei vestiti che semplicemente non mi andavano bene. È frustrante. Cosa c'era che non andava in loro? È come se i vestiti fossero fatti per qualcuno con una forma del corpo completamente diversa. L'hai mai provato? Sicuramente. A volte gli stili semplicemente non si adattano alla mia figura. Può essere scoraggiante. Cosa cerchi di solito quando fai acquisti? Cerco comfort e forma prima di tutto. Se non è comodo, non lo indosserò. Che ne dici di te? Cerco la versatilità. Adoro i capi che posso abbellire o abbellire per diverse occasioni. Hai un capo di abbigliamento preferito? Ho una classica giacca di jeans. Si abbina a quasi tutto. Qual è il tuo pezzo preferito? Adoro i miei leggings neri. Sono così comodi ed eleganti. Pensi che le tendenze della moda influenzino le tue scelte? A volte, ma preferisco gli stili senza tempo alle tendenze fugaci. Che ne dite di voi? Mi piace sperimentare con le tendenze, ma mi attengo sempre a ciò che ritengo giusto per me. Hai provato nuovi stili di recente? Ho sperimentato la stratificazione ed è andata bene. Hai provato a mescolare i pattern? Sì, adoro mescolare le righe con i fiori. Può creare un look divertente. Pensi che gli accessori siano importanti? Assolutamente. Un buon accessorio può dare un tocco in più a un outfit. Qual è il tuo accessorio preferito? Adoro le collane di tendenza. Possono trasformare un semplice outfit. Hai un tipo di accessorio preferito? Mi piacciono gli orologi. Sono pratici ma aggiungono anche stile. Cosa ne pensi della moda sostenibile? Penso che sia fondamentale. La scelta di marchi ecologici aiuta a ridurre gli sprechi. Fai acquisti da marchi sostenibili. Ci provo. È bello sostenere l'ambiente. Qual è il tuo marchio sostenibile preferito? Mi piace molto un marchio che utilizza materiali riciclati.
I loro design sono unici ed eleganti. Pensi che la moda possa essere una forma di espressione personale? Sicuramente, il modo in cui ci vestiamo dice molto sulla nostra personalità. Quale messaggio vuoi trasmettere con il tuo stile? Voglio che il mio stile dimostri che sono sicuro di me e creativo. Che ne dici di te? Voglio che il mio rifletta il mio lato rilassato e avventuroso. Fa tutto parte di ciò che siamo. Lezione 10. Scelte ecologiche. E Anna, ho letto un articolo su come piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza per l'ambiente. È fantastico! Di che tipo di cambiamenti stanno parlando? Hanno menzionato azioni semplici come la conservazione dell'acqua. È qualcosa che possiamo fare tutti facilmente. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Sicuramente. Ogni piccola cosa aiuta. Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti può far risparmiare molto. Hai qualche consiglio per risparmiare acqua? Cerco sempre di fare docce più brevi. Fa davvero la differenza. Che ne dici di evitare la plastica? Sì. L'uso di sacchetti e bottiglie riutilizzabili è un ottimo inizio. Riduce notevolmente gli sprechi. Hai apportato modifiche alla tua routine quotidiana? Ho iniziato a portare la mia tazza di caffè nei bar. È bello ridurre le tazze monouso. Che mi dici di te? Sono passato agli involucri di cera d'api invece di quelli di plastica. Sono ecologici e funzionano bene. Pensi che le persone stiano diventando più consapevoli delle questioni ambientali? Credo di sì. Sempre più persone parlano di sostenibilità, il che è incoraggiante. Quale pensi sia la sfida più grande? Penso che cambiare abitudini possa essere difficile. Ci vuole tempo per adattarsi. Come si fa a rimanere motivati a essere ecologici? Ricordo a me stesso l'impatto positivo. Anche guardare documentari mi ispira. Hai un documentario ecologico preferito? Sì, ne ho adorato uno sulla conservazione degli oceani. Mi ha davvero aperto gli occhi sui problemi che dobbiamo affrontare. Qual è il tuo modo preferito di partecipare alle attività ambientali? Mi piace partecipare agli eventi di pulizia locali. È gratificante vedere risultati immediati. Hai mai aderito a un progetto comunitario? Mi sono offerto volontario per un evento di piantagione di alberi l'anno scorso. È stato bello contribuire a un futuro più verde. Quali altre azioni ritieni importanti? Piantare alberi è fondamentale. Aiutano a pulire l'aria e forniscono habitat. Qual è il tuo albero preferito? Adoro i ciliegi in fiore. I loro fiori sono così belli in primavera. Hai un albero preferito? Mi piacciono le querce. Sono forti e robusti. Inoltre, forniscono ombra in estate. Come possiamo incoraggiare gli altri a unirsi ai nostri sforzi? La condivisione di suggerimenti e informazioni sui social media può sensibilizzare l'opinione pubblica. È un ottimo modo per ispirare gli altri. Qual è una cosa che vorresti vedere fare più persone? Mi piacerebbe vedere più persone fare giardinaggio. Coltivare il proprio cibo è gratificante e sostenibile. Grazie per aver guardato. Iscriviti, metti mi piace e condividi i nostri video e canali.